Che cosa ci fanno dei nomadi nel deserto con delle chitarre elettriche? Questa è la domanda. Da quando poi? Da quando? Da poco in realtà. Amici avventurieri, bentornati sul nostro canale e oggi vogliamo fare un viaggio che ci porterà alla scoperta della nuova frontiera del rock. Andiamo in Africa e nello specifico nel deserto del Sahara, perché da qualche anno a questa parte sta succedendo qualcosa di veramente interessante e curioso, ovvero il rock, che lo sappiamo, no? È un genere musicale prettamente occidentale, però affonda le sue radici in Africa, e proprio in Africa a quanto pare il rock sta tornando. Questo grazie alla nuova generazione di musicisti Tuareg o Toreg. E chi sono i Toreg? Un crossover, un SUV bello grosso. No, penso di no. I Tuareg sono una popolazione nomade che vive nel deserto del Sahara. I Tuareg non hanno vita facile, nonostante non si sappiano bene le dinamiche degli stati presenti nel deserto del Sahara, poiché i media occidentali trascurano spesso le questioni spesso aspre che si avvicinano in quei territori. Ecco, i Tuareg non hanno vita facile innanzitutto perché il loro obiettivo primario è lottare contro il colonialismo, ma anche contro le forme di Islam più severo. La musica che non sia musica religiosa islamica è addirittura vietata. Cioè, se io mi metto a stimpellare, con la pena di morte, punibile sì, con la pena di morte. Veniamo. Beh, a quanto pare dove ci sono le forme appunto di Islam, quelle più violente e severe, lo impediscono. Però cosa è successo? Questi giovani musicisti hanno recentemente, in realtà si tratta di gli ultimi 20 anni. Sì, forse addirittura anche qualcosa meno, hanno scoperto il rock. Il rock nostro, diciamo, americano, anglosassone, e sono rimasti affascinati. Per dire anche una cosa, perché secondo me è molto interessante, cioè il rock, al di là del genere della musica stessa, è affascinante anche per le personalità, no? Cioè, quando pensi a una rockstar pensi, che so, al circolo dei rocker morti a 27 anni, pensi a Keith Richards che si è fatto 50 speedball in 2 secondi, ma in realtà queste persone hanno delle storie affascinanti, quindi rientrano nel canone rock, ma hanno delle storie affascinanti e anche per certi versi tragiche, che secondo me rendono la scena sahariana molto 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 interessante. Poi, come al solito, tutte queste canzoni che sentiremo tra poco le trovate nella nostra playlist di Spotify, c'è il link nella descrizione, e come al solito ti invitiamo, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, oppure se l'hai già fatto puoi mettere un like a questo video, lasciare un commento, magari suggerirci qualche artista che ancora non abbiamo scoperto, perché tutto questo ci aiuta a dare visibilità ai nostri video. Eccoci qua, oggi appunto in versione un po' podcast radiofonica, e il primo artista che vogliamo presentare lo presenta Gil, perché ce l'ha fatto scoprire lui. Ed è con sommo piacere che verrà introdotto Mdou Moctar, che, come ci insegnano Catastrofe e Davide, è l'abbreviazione di Mamadou, proprio lui. Allora, sentiamo la canzone diciamo che abbiamo preparato di Moctar, che si intitola Afrique Victime. Canzone recente, direi, perché mi sembra che l'ha pubblicata nel 2021, quindi dall'ultimo disco. E che cosa possiamo dire di Mamadou, di Mdou Moctar? Diciamo che fondamentalmente viene presentato un po' come il Jimi Hendrix del Sahara, perché suona la Stratocaster, è un chitarrista mancino. È mancino, e i suoi chitarristi preferiti sono appunto Van Halen e anche appunto Jimi Hendrix. Tutti di origine sahariana. A tal proposito ci sono un paio di curiosità da dire. Sì, vai. Cioè, allora, io volevo dire quando ha scoperto l'esistenza di Jimi Hendrix, quello lascio a te, ma scioccato. in realtà secondo me la particolarità di Mdou Moctar è che lui fa questi assoli folli
mega veloci che effettivamente suonano un po' alla Jimi Hendrix, ma li fa tutti in finger picking. Sì, cioè ha le dita che vanno velocissime. Ha le dita che pigliano fuoco a momenti. Cioè tutto questo in finger picking, secondo me è allucinante. C'è anche un suono della Madonna, secondo me. E lui ha scoperto l'esistenza di Jimi Hendrix nel 2015. Cioè nel 2015. Vuol dire che lì probabilmente la musica... Lui è un artista del Niger, originario del Niger, e è uno dei pochi degli artisti che presentiamo oggi che hanno deciso di rimanere nel suo paese di origine. A rischio stesso della vita. A rischio stesso della vita. Fa parte appunto di una di quelle storie, diciamo, anche tragiche che circondano questi artisti. Ci raccontavi dell'intervista che aveva rilasciato tempo fa. Sì? Quella... penso abbastanza recentemente. Ma com'è che era andata a finire? Spiegava che praticamente lui voleva suonare la chitarra perché c'è un artista, diciamo, molto famoso nel mio villaggio che suonava la chitarra e faceva appunto suonava musiche tipiche del popolo Tuareg, che si chiama Assuf, quel tipo di musica, e lui voleva imparare a suonare la chitarra ma era mancino e non ne trovava di chitarre mancine perché evidentemente in mezzo al deserto non è che se ne trovano troppo di chitarre, e quindi se ne è costruita una lui con dei pezzi di legno, e ha usato al posto delle corde i cavi dei freni di una bicicletta. Cioè, pazzesco. Ma non stiamo parlando di 50 anni fa, stiamo parlando del 2006-2007. Quindi è abbastanza... Se poi arriva al 2008 e già pubblica un disco. Fa un disco, esatto, che però in realtà viene registrato, non viene pubblicato. Giusto. E un'altra cosa che mi ha lasciato veramente di stucco è che questo disco è diventato virale in quella parte dell'Africa, tipo che lo conoscevano tutti, ma questo non grazie a internet, perché in quei villaggi non c'era, cioè avevano tutti lo smartphone, il telefono, ma non c'era la connessione a internet. Quindi se lo scambiavano tramite le connessioni a corto raggio, il Bluetooth praticamente. Si scambiavano il disco via Bluetooth e alla fine era diventato super famoso. Finché alla fine cosa succede? Che poi è stata anche pubblicata una compilation che si chiama Music from Sahara Cell Phones, a dimostrazione di quello che ho appena detto. Ma alla fine passarsi la musica per Bluetooth assume dei connotati completamente diversi, perché mi ricordo che nel 2008, quando ero alle medie, anch'io mi passavo le canzoni col Bluetooth sui cellulari, però erano spesso, che so, Enzo Salvi, c'era Tectonic e quelle cose. Invece qua effettivamente il Bluetooth ha un valore, simboleggia qualcosa di molto di più. Cioè, che figata, che cazzo di figata. In questo caso sì. Cioè, vabbè, potremmo fare anche tutta una serie di considerazioni, tipo che questo qua ha dovuto anche lui fuggire, ci sono stati tutta una serie di problemi nella sua vita, ma anche una cosa abbastanza normale per una rockstar, mi viene da dire, non solo per quel contesto. Noi ci lamentiamo che non troviamo i locali dove andare a suonare, che non ci pagano abbastanza. Questa è gente che scrive i proiettili. Praticamente sì. E alla fine è stato prodotto da un'etichetta famosa che è la Matador dei Queens of the Stone Age, e ha fatto tutta una serie di concerti, di tour in tutto il mondo, è venuto anche in Italia. Ah sì? Non lo sapevo, non lo conoscevo, se no sarei andato a vederlo sicuramente. E però lui poi ha deciso di vive tuttora nel Niger, a differenza di altri artisti che vedremo dopo, che sono dovuti hanno dovuto trovare rifugio in altri posti. Coraggiosa. Però dice che adesso c'è la Jeep, quindi può scappare rapidamente quando arrivano i jihadisti a prenderlo. Mamma mia. Prossimo artista, io vediamo, metterei già il pezzo e senti che figata. Bellissimo. Sono i Tinariwen, una band del Mali, e questi sono praticamente i pionieri di questo genere musicale, perché sono quelli che hanno iniziato a farlo per primi. E
la band è stata fondata da un Tuareg, tutta la band è composta da etnia Tuareg. Questo si chiama Ibrahim Ag Al-Habib, e questo è stato un esule da tutta la vita, da quando era un ragazzino. È stato esule in Algeria, originario del Mali, è andato a vivere in Algeria, ha iniziato a suonare la chitarra tra gli anni 70 e gli anni 80, anche in questo caso chitarra autocostruita, e si esibiva negli accampamenti dei profughi. Ha fatto la maggior parte della sua vita così. È stato anche in Libia, dove appunto Gheddafi addestrava i giovani, soprattutto molti di etnia Tuareg, per formare il suo esercito di liberazione del Nord Africa. E queste sono delle icone per i Tuareg, questi Tinariwen, soprattutto lui. Sono finiti addirittura ad aprire concerti di Rolling Stone, hanno collaborato con alla fine Mark Lanegan e anche Kurt Weill, l'ex War on Drugs, e comunque lui è una personalità anche abbastanza importante nell'indie americano, quindi insomma, anche qua si nota un certo interesse per la scena rock sahariana già negli Stati Uniti. Infatti anche prima Mdou Moctar ha fatto dei tour e anche loro comunque hanno aperto a come tipo di percorso artistico li paragonerei ai Buena Vista Social Club, anche loro diventati famosi a una certa età grazie a dei registi o produttori americani che hanno scoperto questo desert rock, che è affine a quello americano per certi versi, ma ha le sue particolarità. Molto particolari. Poi lo sai che suona il mio omonimo in questa band? In questa band? Mi pare proprio di sì. C'è uno che ha il soprannome Catastrofe, effettivamente. E suona il basso e la chitarra acustica come me. Sì. E bene, passiamo a un'altra cosa da citare, che loro registrano in una tenda nel deserto. Chi non lo fa? Chi non lo fa? Passiamo oltre, arriviamo. Questa qua è un'altra star mondiale ormai praticamente, che è Bombino. Lo spieghiamo prima il nome. Anche lui di cognome si chiama Mokhtar, tra l'altro. Il suo vero nome si chiama Omar Mokhtar ed è del Niger, nato nel 1980. Dicevamo più o meno nostro coetaneo, dai. E Bombino deriva dalla storpiatura di bambino. Ed è anche curioso il suo primo incontro con una chitarra. Sempre nell'ottica di queste storie comunque molto d'impatto, questo Bombino, da bambino, perdonate il gioco di parole, è costretto a fuggire più volte con la sua famiglia a causa delle guerre che purtroppo hanno hanno insomma creato non pochi problemi all'Africa del Nord, e nelle sue fughe per puro caso incontra una chitarra, prende questa chitarra, evidentemente non la sa suonare. Non è un miraggio questa chitarra, è una chitarra abbandonata. Penso che anche, poveretto, appunto per la questione che avevamo sollevato del fatto che la musica non religiosa sia bandita, magari da bambino effettivamente non sapeva neanche che cosa fosse una chitarra, ha preso questo strumento e comunque magari neanche tanto dalla popolazione stessa quanto piuttosto dai jihadisti, mi viene da pensare. Dai jihadisti, perché questi Tuareg sono musulmani ma non estremisti. Hanno un po' più di buon senso. Insomma, certo. Alla fine lui è diventato famoso però con un film, un documentario di questo regista che si chiama Ron Wiman, che è stato in Niger perché voleva filmare un documentario sulla musica, usi e tradizioni del popolo Tuareg. L'ha visto, ha detto cavoli, questo qua sarebbe perfetto per far parte del mio documentario, ma poi è sfuggito di mano, sparisce, cerca di rintracciarlo, ci mette 2 anni per trovarlo. Ed è andato nel frattempo in Burkina Faso, proprio scappato. 2 anni dopo lo trova, gli propone la cosa e Bombino diventa praticamente il protagonista di questo documentario che si chiama Agadez, che è la città dove è nato Bombino. Agadez, The Music and the Rebellion. Tra l'altro ha un voto altissimo su MDB, 8.8.
Wow. Quindi non l'ho ancora visto, ma lo devo guardare sicuramente. E anche lui è diventato una star mondiale, ha suonato al Coachella Festival in California, ha registrato anche una canzone insieme a Keith Richards e Charlie Watts, e in Italia ha collaborato insieme a Giovanotti. Insomma, però è sempre stato molto attento su. Beh, insomma, su immagino musicisti. la formazione con lui e Saturnino assieme. Insomma, C'era anche Saturnino, sì. Chissà dei comunque che filmati groove. Insomma, rispetto. E direi che concludiamo questo breve viaggio nel deserto del Sahara con una band che si chiamano Tamicrest, che sono, diciamo, gli ultimi arrivati. Sì, loro sono i più giovani. E bellissimo sto pezzo qua. Tamicrest significa unione, alleanza, perché è una band che si è formata nel 2006 ma ha raggiunto successo soltanto recentemente. Questi erano dei combattenti del popolo Tuareg, combattevano proprio, partecipavano a delle rivolte. Tra l'altro mi sembra di aver letto che alcuni di loro sono stati anche ammazzati durante queste rivolte. Poi a un certo punto hanno deciso di abbandonare le armi e passare alla musica, perché in questo caso la musica è intesa come un'arma, una rivolta. È il motivo per cui è nato il rock, in realtà. Sì, poi ce ne siamo dimenticati, ma portano la ribellione con uno strumento più a lungo raggio. Questa canzone si intitola Tisnat an Shatma. Oh, scusate. Anche se c'è un'altra canzone che si chiama Tam Tarin, che aspetta, adesso la cerco perché è che è molto d'atmosfera, non ha senso farla sentire così, però è da sentire, bellissima, fantastica. La canzone poi si troverà naturalmente sulla la mettiamo nostra nella playlist. E niente, c'è qualcos'altro da aggiungere? Perché in tutto questo, Gilberto, vai, hai il diritto. Grazie, Cata. Ce ne sono altri di artisti. Assolutamente, però. Sì. Io vorrei aggiungere che per quanto riguarda Mdou Moctar, oltre che naturalmente alle canzoni che troverete sulla playlist di Spotify, è altamente consigliato, anzi ti chiedo questo favore live, mettilo nella descrizione. Lo metto. Il video dell'esibizione a KEXP di Tarta Hazed. L'ho visto. Lì c'è l'essenza di Mdou Moctar e secondo me c'è anche l'essenza del rock sahariano, e poi soprattutto vedere le sue mani che vanno sul manico, e soprattutto c'è il pezzo dove va anche in tapping. Sì. No, veramente mettiamo il link di questo video. È uno spettacolo per gli occhi e per le orecchie, assolutamente. Cata, stavi dicendo qualcosa? Stavo facendo una considerazione personale, che in tutta questa ricerca non so se sono rimasto più colpito dalla vita veramente dura di questi musicisti che molto spesso si incontrano sotto le armi durante le rivolte, o invece per il fatto geopolitico che la musica ha fatto il giro del mondo ed è tornata indietro. È vero, è tornata alle origini. E poi dobbiamo fare un annuncio, Dobbiamo fare un annuncio, perché noi stiamo lavorando proprio in questi giorni a un brano nostro che si ispira in parte proprio a queste atmosfere. Sì. In parte. Perché in altra parte a cosa ci speriamo? Beh, noi è inutile che non nascondiamo, noi abbiamo iniziato tutti suonando il metal, e quando si pensa al rock pesante di un certo tipo e all'Africa viene in mente prima di tutti un album in assoluto. Power Slave. Power Slave degli Iron Maiden. Quindi in questo brano troveremo atmosfere desert rock tipo queste qui, e poi a un certo punto ci sarà un contrasto con
con cavalcate all'Iron Maiden, manca solo scaleremo le piramidi. La voce di Bruce Dickinson, la voce di Bruce Dickinson che ci raggiunge in aereo da lui pilotato. Va bene, allora direi che dai, il video finisce qui. Vi ricordiamo, se volete darci una mano, supportarci e aiutarci a diffondere i nostri contenuti, i nostri video, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e lasciateci dei commenti. Se ci sono degli artisti di questo genere di cui non abbiamo parlato, noi abbiamo molta fame di musica, quindi se ci sono anche delle cose magari sconosciute che ci piacerebbe conoscere, e poi sicuramente le metteremo all'interno della playlist. Per cui dai, direi che ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.